Buongiorno a tutti da Caterina e benvenuti in questo video dove tratteremo l'oroscopo per l'Ariete 2025 gennaio. Vediamo un attimino al dettaglio. Benvenuti a tutti, soprattutto a voi amici dell'Ariete. Questo mese di gennaio si apre con una potente energia cosmica, è pieno di opportunità, ma anche di sfide che ti aiuteranno a crescere. Le posizioni planetarie influenzano la tua vita in modo significativo, guidandoti verso nuove direzioni e portando a galla gli aspetti di te che saranno utili per affrontare il futuro. Scopriamo insieme come i movimenti celesti plasmeranno l'amore, il lavoro e la crescita personale. Una panoramica generale: gennaio sarà un mese di introspezione profonda e di azione mirata per te, amico dell'Ariete. Plutone in Acquario ti spinge a esplorare nuove idee, nuove prospettive, specialmente in ambito sociale e nelle collaborazioni. Pertanto presta molta attenzione ai gruppi, alle nuove amicizie che si potranno formare nel corso del mese e soprattutto anche nel corso dell'anno. Giove retrogrado in Gemelli ti invita a rallentare e a riflettere su come comunichi con le tue convinzioni. Non essere impulsivo, quindi. Inoltre Marte, che è il tuo pianeta dominante e retrogrado, è in Cancro e potrebbe portarti un po' di tensione emotiva, riportandoti magari ai vecchi schemi del passato, delle frustrazioni del passato. Questo però non è un segno negativo, piuttosto ti invita a prenderti cura di te stesso e della tua casa interiore. Con l'ingresso di Mercurio in Capricorno, il 9 gennaio, sarai concentrato proprio sulla responsabilità pratica, ma tuttavia a partire dal 28 gennaio, quando Mercurio entra in Acquario, sentirai un forte impulso verso la creatività e l'innovazione, quindi un bisogno di cambiamento. E a volte sarai anche impaziente per l'attesa perché lo vorresti proprio repentino, e questo è il momento proprio adatto. Il Sole, che entra in Acquario il 20 gennaio, ti darà la spinta per espandere la tua rete sociale, e ricorda che tante collaborazioni potranno essere alquanto fruttuose per te nel corso dell'anno. E parliamo un po' d'amore. Gennaio ti invita a connetterti più profondamente con te stesso, con il tuo partner e anche con le persone, relazioni personali e interpersonali, e ti invita a riflettere su cosa cerchi veramente in una relazione, anche se non è solo col partner, il compagno, ma anche con chi ti circonda. Venere nei pesci amplifica la tua sensibilità e il desiderio di unione spirituale. Se sei single, questo è il momento ideale per attrarre persone che condividono i tuoi valori più profondi. Dal 20 gennaio, con il Sole in Acquario, potrebbero esserci nuove opportunità, alquanto romantiche, e in contesti sociali o anche online, se qualcuno ti stimola la tua curiosità, magari intellettuale, che desideri, come dire, approfondire la relazione perché vuole soddisfare la tua curiosità. Questo è anche in ambito online, ma attenzione a Giove retrogrado, a Marte retrogrado in Cancro. Questo potrebbe causare irritabilità o incomprensioni, specialmente in famiglia o con persone a te care. Potresti
essere suscitato nel tuo, come dire, nel tuo contesto emotivo, che potrebbe causare una emotività alquanto instabile, legato magari anche a situazioni che tu hai acquisito nel passato, e quindi come un automatismo magari ci potrebbe essere anche un momento di tristezza, malinconia con questo transito di Marte retrogrado in Cancro, ricordi del passato che riaffiorano, ma questo non deve disturbarti più di tanto. Sii centrato con te stesso per poter superare questo stato emotivo. Passiamo ora al lavoro e la carriera. Sul fronte professionale, Mercurio in Capricorno fino al 28 gennaio ti aiuterà a concentrarti proprio sugli aspetti pratici di ogni piccolo dettaglio, all'analisi. Avrai un sano distacco emotivo nel poter affrontare proprio i più piccoli dettagli e risolverli con precisione. Approfitta quindi di questo momento per risolvere questi piccoli dettagli per poter portare avanti i tuoi progetti. Quindi è il momento perfetto per rivedere i tuoi obiettivi sulla pianificazione a lungo termine e ristrutturare i progetti in corso. Giove retrogrado in Gemelli ti consiglia di evitare decisioni affrettate riguardando alle collaborazioni lavorative, anche se tu hai voglia di buttarti a capofitto in un contesto magari che potrebbe risultare pratico. Attenzione, rifletti, prendi una pausa, rifletti per poter valutare con calma e chiarezza. Con Saturno diretto nei pesci, le tue ambizioni si allineano con il bisogno di costruire una base solida e duratura. A partire dal 28 gennaio, quando Mercurio entrerà in Acquario, sentirai una forte tendenza, un forte impulso verso delle idee innovative che potrebbero aiutarti a distinguerti nel tuo lavoro. Attenzione però anche alle intuizioni che tu avrai in questo momento. Quindi ti consiglio di prendere un diario, di annotarti queste intuizioni che potrebbero essere vincenti nella realizzazione a lungo termine del tuo futuro. Per quanto riguarda il benessere e la crescita personale, quindi per quanto riguarda il benessere emotivo, Marte retrogrado in Cancro potrebbe portarti qualche momento di stanchezza e di tensione interiore. Come dicevo prima, magari anche una questione legata al passato che dovrà essere risolta, quindi dovrà essere affrontata e trasformata soprattutto, ma per essere risolta. Quindi è fondamentale che tu dedichi del tempo al riposo e alla cura di te stesso, anche per poter ricaricare le batterie, anche perché sappiamo che vivendo anche in uno stato di incertezza, di ansia o di tensione emotiva, le energie comunque si scaricano, scarichiamo le batterie semplicemente, e quindi abbiamo bisogno anche di ricaricare anche la spina. Mentre le energie di Venere in pesci ti inviteranno a esplorare delle pratiche spirituali come la meditazione, oppure a essere attratto o avere un interesse verso un qualcosa a cui poterti agganciare, magari tipo la fede, delle pratiche spirituali, e questo potrebbe essere il momento adatto per cominciare. Sono degli strumenti efficaci proprio per mantenere l'equilibrio. Ricordiamo magari la semplice respirazione e i benefici della respirazione, se poi uniti alla musica, meditazione, oppure a un aggancio alle dimensioni del cosmo, vediamo come le nostre energie possono rifiorire.
con Urano retrogrado in Toro, questo mese ti invita a riflettere sui tuoi valori e sul tuo rapporto che hai con le risorse materiali. Nettuno nei pesci ti supporta nell'abbandonare vecchie paure e nell'abbracciare una visione più ispirata e compassionevole della vita. Per la tua crescita spirituale, gennaio sarà un mese di forte introspezione. Plutone in Acquario ti spingerà a esplorare la tua dimensione più profonda. Questa esplorazione richiederà tempo, ma potrai sviluppare delle intuizioni molto potenti, quindi attenzione a non sottovalutare. Scrivile come ti ho suggerito prima per poterle usare successivamente. Non sottovalutarle perché sono intuizioni vincenti. Mercurio, prima in Capricorno e poi in Acquario, ti aiuterà a riorganizzare le tue convinzioni spirituali, offrendoti una visione più chiara e profonda del cammino interiore, il tuo cammino interiore. Questo è un periodo perfetto per liberarti di vecchie tensioni, radicarti nel presente, e perché nel presente, col pensiero e il sentimento, noi costruiamo il nostro futuro. Quindi lasciare andare il passato, vivere il presente, però elaborando per poter seminare in futuro e avere un futuro denso di significati. Quindi ci sono un mese con opportunità di espansione, ma anche con sfide emotive che tu dovrai superare. Ascolta i segnali dell'universo. L'universo ti potrebbe rispondere anche attraverso un messaggio, una canzone, una persona che magari ti appare con qualche messaggio, e che potrebbe essere anche la persona idonea a risolvere determinate tematiche. Quindi presta molta attenzione ai segnali dell'universo e alla legge della sincronicità e fai affidamento alla tua intuizione per navigare questi transiti planetari. Ogni piccolo passo che fai ora contribuirà a costruire il tuo futuro. Preparati a brillare e non dimenticare di tornare per scoprire come il mese prossimo continuerà a plasmare il tuo viaggio cosmico. Che le stelle siano con te, illuminino il tuo cammino e un buon anno ricco di soddisfazioni per te, amico dell'Ariete, e a tutti un arrivederci.